Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi faremo insieme questo portacandele ad uncinetto. Oggi facciamo un tutorial di riciclo creativo rivestendo un vasetto ad uncinetto. È un tutorial super semplice in cui però vi mostro come adattare lo schema per poter rivestire un vasetto di qualunque dimensione. Io ve lo propongo così da appendere, ma volendo ovviamente potete evitare di fare queste righe di catenelle e fare semplicemente un portacandele da mettere sul tavolo o dove preferiamo. Fatemi sapere se questo progetto vi piace lasciandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto il video, e se volete altri video di questo genere lasciatemi sotto nei commenti cosa vi piacerebbe che facessimo prossimamente. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per questo progetto ho utilizzato il cotone cablé numero 5 e un uncinetto da 2 mm e perline di legno dal diametro di 6 mm. Iniziamo con un anello magico e nel primo giro lavoriamo 12 punti alti. Sostituiamo il primo con 2 catenelle. Una è quella del cerchio magico, ne lavoriamo un'altra e questo è 1, 2, 3, 4, 12. Tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio e chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto alto, quindi nella seconda catenella. Chiuderemo sempre nelle catenelle che sostituiscono il primo punto. Nel giro 2 lavoriamo 2 punti alti in ogni punto. Sostituiamo sempre il primo con 2 catenelle e ne lavoriamo un altro partendo dal punto in cui abbiamo chiuso con il punto bassissimo. E lavoriamo 2 punti alti in ogni punto. E alla fine chiudiamo il giro nel primo punto alto. Nel giro 3 lavoriamo un aumento, sempre di punti alti, sostituiamo il primo con 2 catenelle e ne lavoriamo un altro nello stesso punto e un punto. E ripetiamo un aumento, un punto per tutto il giro. Un aumento, un punto. E alla fine chiudiamo il giro con un punto bassissimo sul primo punto alto. E misuriamo il lavoro. Il disco è un po' più piccolo del vasetto, ma va bene così. Lavoriamo giri di punti alti fino a raggiungere quasi la circonferenza del vasetto. Se invece avessimo un vasetto più grande, come questo per esempio, dovremmo lavorare ancora 1 o 2 giri di punti alti. In questo caso, nel prossimo giro lavoriamo un aumento 2 punti e nel giro successivo un aumento 3 punti, e se avessimo un vasetto ancora più grande continueremmo a lavorare un aumento 4 punti, un aumento 5 punti e così via, ripetendo per tutto il giro. Nel prossimo giro lavoriamo un punto alto che sostituiamo con 2 catenelle, 2 catenelle e saltiamo un punto e ripetiamo un punto alto, 2 catenelle e saltiamo un punto e lavoriamo nel successivo. E ripetendo in questo modo, un punto alto, 2 catenelle, salto un punto, lavoriamo tutto il giro. E alla fine chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto alto. Se voi avete lavorato un disco più grande, perché avete un vasetto più grande, in ogni caso, da questo giro in poi, ricominciate a seguire lo schema che vi mostro nel tutorial, lavorando allo stesso modo. L'unica cosa che cambierà è che avrete più ripetizioni nel giro.
Nel prossimo giro lavoriamo un punto alto che sostituiamo con 2 catenelle e 2 punti alti nell'archetto. E ripetiamo un punto alto sopra il punto alto, 2 punti alti nell'archetto. E in questo modo completiamo tutto il giro. Chiudiamo il giro, lavoriamo 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, saltiamo 5 punti, 1, 2, 3, 4, 5 e nel sesto lavoriamo un punto basso. 7 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, saltiamo 5 punti, 1, 2, 3, 4, 5, un punto basso. E questa è la ripetizione che ripetiamo: un punto basso, 7 catenelle, salto 5 punti. E in questo modo lavoriamo tutto questo giro tranne l'ultimo archetto. Per l'ultimo archetto lavoriamo 3 catenelle e un punto alto doppio puntando sulla prima catenella del giro. In questo modo avremo un archetto grande come gli altri, ma ci troviamo al centro, che è dove dobbiamo essere per iniziare il prossimo giro. Nel prossimo giro la ripetizione è la stessa: 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e un punto basso. E il punto basso lo lavoriamo al centro dell'archetto, quindi nella quarta catenella. E ripetiamo 7 catenelle, un punto basso al centro dell'archetto e in questo modo lavoriamo tutto il giro tranne l'ultimo archetto. E nell'ultimo archetto lavoriamo come prima 3 catenelle e un punto alto doppio puntando sul punto alto doppio con cui abbiamo chiuso il giro precedente. E continuiamo a lavorare giri come questo fino a raggiungere l'altezza che ci serve per il nostro vasetto. Per questi vasetti, che sono molto piccoli, abbiamo già raggiunto l'altezza che ci serve, che è quella in cui il vasetto comincia a stringersi. Ma se avessimo un vasetto più grande, come questo per esempio, continueremo a lavorare giri come questo fino a raggiungere più o meno questa altezza. Raggiunta l'altezza necessaria, lavoriamo il prossimo giro, che è simile a questo, ma anziché avere archetti da 7 catenelle ha archetti da 3 catenelle, quindi 1, 2, 3 e un punto basso al centro del prossimo archetto. E se temete di perdere l'inizio del giro, mettete un marker qui nel punto alto doppio che chiude, in modo da riconoscere appunto l'inizio del giro. E lavoriamo così tutto questo giro: 3 catenelle, un punto basso al centro del successivo archetto. E prima di completare il giro inseriamo il vasetto nel lavoro. E completiamo il giro. Nel prossimo giro lavoriamo un mezzo punto alto che sostituiamo con 2 catenelle e 3 mezzi punti alti nell'archetto. 1, 2,
ripetiamo un mezzo punto alto nel punto basso, 3 mezzi punti alti nell'archetto, 1, 2, 3 e ripetendo in questo modo completiamo tutto il giro. E alla fine del giro chiudiamo con un punto bassissimo nel primo mezzo punto alto, quindi nella seconda catenella. Nel prossimo giro lavoriamo un mezzo punto alto che sostituiamo con 2 catenelle e saltiamo 2 punti, 1, 2 e ripetiamo un mezzo punto alto, 2 catenelle e ripetiamo. Saltiamo 2 punti, un mezzo punto alto, 2 catenelle e continuiamo così fino alla fine del giro. Se alla fine non doveste trovarvi giusti con l'ultima ripetizione e doveste avanzare un solo punto, lavorate una sola catenella sopra. Alla fine chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo mezzo punto alto. E lavoriamo l'ultimo giro, una catenella e un punto basso in ogni punto. Un punto basso nel mezzo punto alto, 2 punti bassi nell'archetto. E alla fine chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto basso. Il coprivasetto è pronto. Se vogliamo poterlo appendere, proseguiamo e proseguiamo lavorando 2 catenelle, un punto bassissimo passando dietro al mezzo punto alto, 2 catenelle, un punto basso passando dietro all'intersezione. Allunghiamo l'asola sull'uncinetto e infiliamo una perlina. La infiliamo nell'uncinetto e portiamo fuori il filo. Accostiamo il filo a misura e agganciamo e lavoriamo 64 catenelle. 1, 2, 3, 4. Saltiamo 2 intersezioni, 1, 2 e ci agganciamo sulla terza passando dietro ai punti e lavorando un punto basso. E agganciamo un'altra perlina. Accostiamo il filo, agganciamo e lavoriamo 64 catenelle. E ripetiamo, saltiamo 2 intersezioni e nella terza ci agganciamo con un punto basso. Agganciamo un'altra perlina. E lavoriamo 30 catenelle. 1, 2, 3, 29, 30. E agganciamo le altre 2 righe di catenelle con la prossima catenella, quindi 31, 32 e andiamo avanti fino a 64, 33, 34, 35 e alla fine ci agganciamo con un punto bassissimo nel punto basso di inizio giro. Una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Nascondiamo questo filo con un ago senza punta attraverso i punti. E tagliamo. E il portacandele è pronto. Io vi devo dire che mi piace tantissimo, sono super soddisfatta del risultato. Io li ho fatti così da appendere singolarmente.
però potremmo per esempio appenderli uno sotto l'altro, agganciandoli al lavoro qui sotto. Ovviamente la lunghezza delle catenelle potete variarla a vostro gusto. Insomma, possiamo modificare questo schema a piacimento, però partendo appunto sempre da questo. Per esempio, se avessimo un vasetto più grande come questo, che ha il collo più alto, dovremmo modificare leggermente lo schema qua su, potremmo lavorare punti alti anziché mezzi punti alti, oppure semplicemente aggiungere un giro di mezzi punti alti prima di fare gli archetti. E anche per oggi abbiamo terminato. Io spero tanto che questo semplice progetto vi piaccia e che vi possa essere utile per fare dei regalini speciali o delle cose bellissime per voi. E se rifate questo progetto, non dimenticate di condividere le vostre foto con me. Potete farlo taggandomi in Instagram oppure condividendole nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Vi ringrazio come sempre moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial e di essere arrivati fino a questo punto. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo, come sempre, vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!